Chitarristi, ciao! Con questo video, dall'intenzione semiseria, volevo cercare di dare risposta a una domanda amletica che da un po' mi gira per la testa, pensate voi come sono conciato, del tipo: essere o non essere? È meglio avere una gallina oggi, l'uovo domani o viceversa, perché i calzini spariscono sempre nell'asciugatrice, e via dicendo. Nello specifico, la mia domanda chitarristica è la seguente: è un solo fatto bene a rendere bella un'armonia, o è una bella armonia a rendere bello un solo anche mediocre? Ho provato a rivolgere questa domanda anche all'intelligenza artificiale e sono riuscito a mandare in crisi pure lei, anche se tra le tante cose che mi ha detto ce n'erano molte pertinenti al tema che io, ricordo sempre in maniera semiseria, volevo dimostrare. In particolare mi ha fatto notare che un'armonia ben costruita ha la capacità di elevare anche elementi mediocri, che la percezione della bellezza è comunque soggettiva, ciò che è mediocre per qualcuno può essere bello per qualcun altro, e che probabilmente la risposta non è né l'uno né l'altro ma entrambi. Un'armonia eccellente valorizza gli elementi buoni e un elemento eccellente può elevare un'armonia mediocre, ma in definitiva la bellezza musicale nasce spesso dall'equilibrio e dall'interazione tra melodia e armonia. Cioè, fin qui niente di nuovo sotto il sole. Ma stando con i piedi per terra, la mia era una riflessione molto più basica, per cui l'esempio che vi volevo fare e che tra poco vi farò ascoltare era molto più semplice, anche se secondo me rende bene l'idea. Solo che sperimentando questa cosa mi sono accorto che forse per chi si approccia alle prime parti solistiche con la chitarra elettrica, ma non solo, e l'ho sperimentato con dei miei allievi di giovanissima età, questo può essere un incredibile trucco per cominciare a muoversi da un punto fermo e conosciuto, quindi che non ci provoca incertezze, verso nuove direzioni, e quindi sviluppare poi parti solistiche più complesse. Ma andiamo a vedere nello specifico di che si tratta. Ora, appena lo scoprirete, vi verrà la voglia di bypassare il video e di saltare al prossimo della vostra playlist, ma resistete dal farlo, datemi fiducia per un attimo, e dico forse, ma forse non ve ne pentirete. Quindi sono partito da una delle melodie più banali e più lagnose che tutti conosciamo, che ci insegnano anche a scuola nell'ora di musica, quando ci obbligano a suonare il flauto dolce, che è veramente una lagna, una rottura di Fra Martino Campanaro. Eccola, non spegnete, aspettate ancora un attimo. Fra Martino, che tra l'altro abbiamo già visto in un video precedente nel quale lo prendevo pretesto per imparare la scala di Do e ad individuarne le note sulla tastiera, lascio il link in descrizione per chi casomai fosse interessato, è appunto in tonalità di Do maggiore, e la melodia utilizza le note dell'omonima scala. Vediamolo un attimo in breve. Le note sono appunto Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Re, Sol, Do. Anche qui ricordo che la melodia la possiamo suonare in tante maniere diverse, ma nonostante sia una canzone veramente lagnosa, banale, dovremmo suonarle con un minimo di dignità o di intenzione sullo strumento. Potremmo suonarla sia, oppure anche dandogli un po' di intenzione, appunto, oppure suonarla utilizzando le nostre classiche tecniche chitarristiche. Invece di fare Do, Re, Mi, potrei fare dove c'ho il Sol e via dicendo. Potremmo utilizzare la leva e via dicendo. Nell'esempio che segue io ho provato a suonarla utilizzando i bending anche in maniera un po' eccessiva, che comunque è sempre un buon modo per studiare questo tipo di tecnica. Portate pazienza, ma vediamola un attimo.
La cosa che però mi ha spinto a fare questo video per rispondere alla mia domanda amletica iniziale è il fatto che prendendo questa melodia e spostandola in un ambito armonico con un minimo di maggiore dignità, anche la melodia stessa ne risulta impreziosita. Quindi ora potrei essere condannato per eresia o d'arso vivo, ma la suonerò su un'altra canzone come se fossi appunto il chitarrista che a metà del pezzo deve lanciare il suo solo e vediamo cosa succede. Non possiamo negare che la melodia ora, per quanto io abbia rovinato questo bellissimo pezzo dei Beatles, ne risulti migliore e comunque resta un solido punto di partenza per poi proiettarsi verso altri lidi, come fosse una zattera che possiamo abbandonare per cercare di raggiungere a nuoto la riva e quindi partendo da questa cellula sviluppare in questo caso il solo di Let It Be, se mai la suoneremo, e via per altre canzoni. Inoltre la cosa interessante data dalla semplicità di questa cellula melodica è che sempre come punto di appoggio la si può spostare in qualsiasi tonalità lungo la tastiera ed avere dei riferimenti precisi che per la maggior parte costituiscono le note target degli accordi della tonalità, come in tonalità di Do ho il Do, il Mi, il Sol che sono giusto la triade dell'accordo, il Re che è la quinta dell'accordo di Sol che fa parte della canzone e via dicendo. Così con la stessa modalità e con la stessa semplicità potremo scendere e portarsela. So che sembra una stupidata, ma non dover pensare e partire e avere questo aggancio potrebbe, almeno ripeto sempre, stiamo parlando a livello basico, un buon punto da cui partire. Così con la stessa metodologia potrei rovinare moltissimi altri pezzi, ad esempio vediamo quello che segue.
e potremmo continuare ancora e ancora, ma non mi pare il caso. Quindi non so se tra il serio e lo spiritoso, come ho sempre premesso, sono riuscito a dare una risposta alla mia domanda amletica, ma spero comunque che questo video vi abbia potuto fornire qualche spunto di riflessione anche solo su come potersi approcciare ad un solo, secondo magari anche un semplice schema che serve appunto come imbastitura iniziale per poi dirigersi verso altre direzioni melodiche. Se volete fatemi sapere nei commenti il vostro pensiero, io vi saluto, ciao e alla prossima!